siamo appena entrati nei minuti di recupero e cito una statistica che è stata leggermente migliorata dal Milan. Credo che sia quella che più di tutti vada ad evidenziare il crollo dei rossoneri. Il Milan ha segnato adesso, poco fa, con Paulic il secondo gol nelle ultime 6 gare. Cioè una squadra come il Milan, una squadra che un- ormai un paio di mesi fa, sì, no, era lì quasi chiamata a essere l'antagonista dell'Inter, segna 2 gol nelle ultime 6 gare. Ecco, ragazzi, questo significa un crollo verticale del gioco. Ecco, e qualcuno dirà, lo so già, ma quale gioco? Quando mai ha avuto gioco? Ecco, una cosa possiamo dire, il Milan era una squadra compatta, una squadra solida. Attenzione perché adesso viene fischiato il rigore. Attenzione perché stanno succedendo tante di quelle cose live prima con la partita della Roma che abbiamo seguito praticamente insieme i minuti più caldi e potrebbe accadere qualcosa di simile anche stasera con il Milan. Fatemi vedere qua. A me sembra che poi sia Nkunku che vada a colpire. Sembra, eh. Però ormai è meglio stare cheti. Vediamo un pochettino. Ehm, vediamo un po'. Vediamo un po'. Mette la gamba, poi rimane là. È il, cla- il classico episodio dove l'attaccante poi confermato, vabbè, classico rigore di oggi che in aria meglio che non ti muovi, meglio che non ti azzardi neanche a metterla la gamba. No, protesta gabbia perché? Non lo so, vabbè. Stavamo dicendo, è un Milan che potrebbe migliorarla questa statistica appena, appena menzionata. E è significativo, eh. Comunque, vada come vada, questi 2 gol comunque danno una piccola scossa perlomeno per, per le due prossime gare, perché quello che c'è da dimostrare è da segna Nkunku dal dischetto. Quello che c'è da evidenziare è che il Milan, al netto dei disastri di queste ultime prestazioni che si stanno accavallando una con l'altra e stanno diventando un macigno, il Milan ancora è tutto nelle sue mani, è tutto nelle sue mani, cioè tutto, la possibilità di mantenere la postazione Champions. Oggi con questo riuscisse ad acciuffare il pari, si metterebbe lì in linea con la Juve? Sì, a 68 pari. Non mi ricordo chi ha lo scontro di sapere, io non mi ricordo la mazza. Mi pare che con la Roma sicuramente il Milan è lo scontro diretto a favore, ma mi pare anche con la Juve, mi pare, ma non voglio dare giudizi concreti quando non ho certezza. Comunque in Kunku devo dire che è l'unico al netto dell'episodio del rigore, che giudicatelo anche voi, l'unico che ha aggiunto frizzantezza da quelli, è proprio entrato col piglio giusto, anzi gli ha fatto un miracolo carne secchia, un paio di situazioni, è stato eh, vivo, è stato vivo. Ecco, una squadra dove, attenzione, qua ancora polemiche, sta succedendo di tutto, incredibile, mamma mia, mamma mia. Ragazzi, forse devo ritornare alla mia formula canonica perché io mi piace o guardare la partita o commentare, però vabbè, tanti mi avete scritto no, no, ci piace questo modo di fare la live, chiedo nuovamente il feedback. No, no, sto registrando, che... Ma cose da pazzi. Post edit, perdonatemi, soltanto da me. Ste robe folli soltanto da me. Alle 11:23 di sera, gli operatori dell'Ener perché c'è un problema sul contatore. Una roba folle. Vabbè, perdonatemi il caos. Tra l'altro, ci siamo persi, visto che eravamo in diretta, un'occasione anche folle addirittura il Milan per pareggiarla con, mi pare, Gabbia, se ho capito, nel marasma generale.
E parto da quello che è stato ho evidenziato, no, la carenza offensiva. Almeno il Milan ha trovato gol, ha trovato anche la possibilità nel finale di fare lo scherzetto e di rimetterla in piedi. E quindi questo è l'unico aspetto che forse davvero fa, non so quanto, ma ben sperare, perché come dicevo prima è tutto nelle mani del Milan, nonostante adesso sia scalato addirittura al quarto posto. E poi per completezza vi dico che l'avevo dimenticato, e come dimenticarlo, 0-0 all'andata, 0-0 al ritorno, la sfida con la Juventus, quindi sul differenziale lì c'è poco da dire. E che dire, signori miei, la squadra di Allegri è una squadra che per solidità, per compattezza, per quello spirito no, di sacrificio, sembra un po' la classica tirantella che ci ripetiamo, però davvero quella sorta di coesione, e una certa impermeabilità, e poi sul tuo gioco io ti aggredisco in contropiede magari di ripartenza. E lì è stata sempre affamata. Se tu gli togli questo, e loro, lo sappiamo, questo è anche abbastanza dispendioso, lo devi fare se sei pienamente concentrato. E se tu gli togli l'obiettivo al Milan, come è accaduto, no? Ha mollato la possibilità di andare a riprendere l'Inter, poi hanno mollato completamente, perché dicono: ma sai, tanto la Champions è fatta. Invece no, perché comunque c'è stato un crollo pazzesco. La squadra non offre nulla, se non qualche giocata sporadica. L'abbiamo visto stasera. Entra Nkunku, ci pensa lui con qualche giocata decisiva, e un po' te la rimette in piedi. Altrimenti fai enorme fatica, troppa fatica, soprattutto poi quando trovi una squadra, seppur con campionato praticamente finito per l'Atalanta, ma una squadra forte, perché l'Atalanta, lo dirò sempre, è una squadra fortissima, che ha dei giocatori incredibili, e poi te lo fanno vedere cosa sono capaci di fare a San Siro. Tra l'altro veramente bravo, sì, Kristovic nel proteggere la palla. No, era Raspadori sul quel gol, ma anche Kristovic mi pare per Zappacosta, mi pare, ragazzi, sono un po' in tilt. Carne secche, per esempio, comunque quando c'è da parare, para, tanta roba. Ecco, a proposito dei portieri, se poi si ci mette anche Maignan, che sul terzo magari forse poteva fare qualcosa in più sul gol di Raspadori, fare un po' di più, perché ha fatto praticamente dei miracoli durante l'anno. Se poi diventa un portiere normale e non con i superpoteri, vedete come poi si ridimensionano risultati e prestazioni della squadra rossonera. Ripeto, mira che alla fine della fiera, non lo dico per guffare, ma io, secondo me, anche per la reazione che hanno avuto nel finale, possono farcela. Però il discorso è: cosa ti porti da una stagione così? Sì, ti porti il fatto che vai in Champions, ma tolto questo, quale crescita di collettivo, di squadra, che ti porti da questo punto di vista? E questa è la domanda, secondo me, la domanda chiave a cui servirebbe poi dare una certa risposta. E la giro a voi, sostanzialmente, la giro a voi. Scusatemi, perché è stato un video particolare, due video particolari, uno dietro l'altro, vabbè, scusatemi, ma è andata così. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Se volete, likeate, iscrivetevi al canale, le solite cose. Va bene? Un grande abbraccio.